Quale acqua è la migliore per la tua salute? Ciao a tutti, ero lì nel mio candido lettino quando il mio cellulare è letteralmente impazzito per tutti i messaggi in direct che ricevevo su Instagram che mi segnalavano un video entrato in tendenza. È una domanda interessante, mi dico, quindi apro YouTube, guardo il video e eccomi qua. Lo YouTuber pretende di giudicare la salubrità di un'acqua solamente in base al pH, cioè in base all'acidità, utilizzando un tester come quelli venduti per gli acquari. Dice infatti letteralmente: per capire quali acque sono sane per noi dobbiamo misurarne il pH, e dice: se il colore sarà giallo o rosso l'acqua non va bene per noi, se è attorno al verde diciamo che è neutro, se invece diventa azzurro o blu allora fa bene, è salutare. Allora vi svelo subito il finale di questo video dicendovi che è una fesseria, non c'entra assolutamente nulla. Prendiamo quest'acqua, mettiamoci dentro 15 gocce. Vedete che l'acqua è diventata azzurra, ho messo il panno bianco per farla vedere ancora meglio. Poi ne prende un'altra, più o meno la stessa quantità di acqua, aggiungiamoci 15 gocce. Vedete, è giallina e dice: oddio, sta diventando gialla, quindi non va bene per la nostra salute. Stava provando l'uliveto. Io spero che l'azienda produttrice non lo quereli, ecco, però no. Ora, normalmente il pH dell'acqua in bottiglia è tra i 6, 6,5 e 8, ok? Più spesso è sopra i 7. Ma non c'è bisogno di fare tutte queste analisi, è scritto in etichetta prima di tutto. Questa ha un pH uguale a 8. Se leggiamo l'etichetta di questa acqua, che è la Lete, ha un pH di 6,4. pH misura l'acidità. Più questo numero è basso, più verso lo 0, più l'acidità è alta. Più il pH è elevato, oltre i 7, più l'acidità è bassa e l'acqua è alcalina. In questo intervallo di pH, quindi tra i 6 e gli 8, non fa assolutamente nessuna importanza per il nostro corpo, per la nostra salute, per il semplice motivo che tanto quando va giù nel nostro stomaco incontra i succhi gastrici che sono a pH 1, tra 1 e 2. Noi nel nostro stomaco abbiamo dell'acido cloridrico, un acido forte, e quindi abbiamo una sostanza molto molto acida. Quindi il fatto che gli arrivi dell'acqua pH 6, pH 7, pH 8 non fa alcuna differenza. D'altra parte, la maggior parte degli alimenti che noi mangiamo è acido, così come sono acide moltissime bevande che noi mangiamo, molto più acide di questa acqua. Pensate al caffè, pensate al vino, o una limonata, per non parlare poi delle bevande gassate come la Coca-Cola, la Sprite e così via, dove il pH è addirittura attorno a 3 e lì ci è aggiunto esplicitamente dell'acido ortofosforico, dell'acido citrico o altri acidi come abbiamo visto in un altro video. Quindi che sia gialla o verde o blu non fa alcuna differenza per il nostro stomaco, per il nostro organismo. È una cavolata dire che un'acqua fa più bene se il pH è più alto e non fa bene se il pH è sotto i 7. In realtà sono altri i valori che noi dovremmo andare a controllare per dare un giudizio sugli effetti sulla salute, e tipicamente sono i valori di alcuni elementi disciolti, elementi che possono essere tossici per l'organismo se assunti anche in tracce ma per un lungo periodo, per esempio l'alluminio, l'arsenico, il berillio e così via. E questo vale sia per le acque in bottiglia sia per le acque del sindaco, cioè le acque che ci arrivano in casa dall'acquedotto. È un argomento lungo e complesso e non è lo scopo di questo articolo, ma se vi interessa vi posso segnalare 2 articoli che sono stati pubblicati sulla rivista Le Scienze a maggio del 2010 e a dicembre del 2010. Sono stati 2 articoli di ricercatori che hanno fatto un'analisi su tantissime acque imbottigliate in Italia nel primo articolo e su quasi tutte le acque degli acquedotti italiani, campionandolo direttamente nelle varie case. Vi lascio anche in descrizione un file con le analisi chimiche dove potete controllare che nella stragrande maggioranza dei casi il pH è tra i 6,5 e gli 8, assolutamente nel range stabilito dalla legge, perché non c'è assolutamente nessun problema. Quindi è veramente sconsiderato lanciare allarmi di questo tipo. Le conclusioni degli articoli sono che noi mediamente abbiamo nelle nostre case un'acqua che è di ottima qualità e di sicuro non è inferiore all'acqua in bottiglia, nonostante quello che molte persone pensano. Anzi, forse voi non sapete che
la legislazione per l'acqua che deve essere messa nelle tubature, negli acquedotti, è più restrittiva della legislazione che riguarda le acque naturali in bottiglia. Alcune delle acque imbottigliate, come salta fuori dagli articoli, non avrebbero i requisiti, per esempio, per essere immessi nella rete pubblica. Comunque, in generale, anche le acque in bottiglia sono di buona qualità, quindi non c'è niente da temere. È più che altro una questione di gusto. Ci sono magari comuni in cui il sapore dell'acqua non è buono e se uno vuole comprarsi l'acqua in bottiglia va bene, ma deve sapere che non lo sta facendo, tranne casi particolari, che però valgono anche per le acque in bottiglia, non lo sta facendo per questioni di salute. L'Italia ha quasi ovunque acqua di ottima qualità ed è paradossale che nonostante questa disponibilità noi siamo il paese che consuma più acqua in bottiglia al mondo. Ma perché quest'acqua nel video è risultata gialla? Beh, è buffo perché in realtà lo dice nel video, ma non sa di aver dato la risposta. Dice, l'acqua è frizzante. E certo, quando noi abbiamo dell'anidride carbonica disciolta nell'acqua, che sia addizionata in fase di imbottigliamento o che sgorghi così, come molte acque che vengono imbottigliate, beh, l'anidride carbonica disciolta in acqua forma acido carbonico, è un acido e quindi il pH si abbassa. Non ci credete? Beh, l'anidride carbonica è quella che noi espiriamo durante la respirazione. Quindi adesso vado a soffiare dell'anidride carbonica qui dentro. Avete visto? È diventata gialla perché io ho insufflato dentro anidride carbonica, ho formato l'acido carbonico e il pH si è abbassato. È esattamente quello che succede per qualsiasi acqua frizzante. Ma ancora una volta, quando io bevo questa va nel mio stomaco, lì c'è un acido molto più forte, quindi è assolutamente irrilevante. E ovviamente la stessa cosa succede se io aggiungo delle sostanze acide, per esempio del succo di limone. Vedete, diventa gialla, ma non è che a questo punto, oddio, è pericolosa per la salute perché è acida, ma ci mancherebbe altro. Quindi, cari amici youtuber, con le informazioni sulla salute non si scherza. Se volete parlare di questi temi, fatelo, ma prima documentatevi bene, altrimenti tornate a fare le challenge e gli scherzi telefonici, che è meglio. Un ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!